Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo come creare una trappola per moscerini. È un'esca che per noi sarà molto utile, per loro un po' meno, visto che in questo periodo siamo pieni nelle nostre case di moscerini, zanzare, mosche e quindi spero di fare una cosa gradita un po' a tutti. Prima di andare avanti però e vedere come realizzare questa esca, mi raccomando, cliccate sulla campanellina e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sull'uscita di nuovi video. E adesso noi ci godiamo l'esperimento e poi ne parliamo dopo. Per realizzare la nostra trappola anti-moscerino della frutta, che chiameremo col nome scientifico Drosophila melanogaster, avremo bisogno di pochi ingredienti. Innanzitutto procuriamoci una boccia come quella che vedete nel video, che sarà sufficiente per una trappola abbastanza efficace. Inseriamo all'interno di essa dell'acqua calda, è importante che sia calda perché questo ne migliora notevolmente l'efficacia. In questo caso qui ne è stato versato un bicchiere. A questo punto versiamo più o meno mezzo bicchiere d'aceto, ma è importante considerare che maggiore sarà la quantità di aceto versato all'interno di questa soluzione, maggiore sarà l'efficacia. Qui è stato utilizzato dell'aceto di mele, ma è possibile utilizzare qualunque tipo di aceto in realtà. A questo punto aggiungiamo più o meno 2 cucchiaini di zucchero in rapporto alle dosi che abbiamo visto e mescoliamo. Questo per far sì che si sciolga all'interno della soluzione. È importante mescolare adesso e non dopo per evitare che si creino delle bolle sulla superficie e vedremo dopo il perché. Una volta sciolto lo zucchero all'interno della nostra miscela, aggiungiamo del detersivo liquido per piatti. Questo sarà importante per far sì che quando arriveranno qui i nostri moscerini della frutta si impregneranno le ali che appesantite non riusciranno più a essere utilizzate. A questo punto mescoliamo delicatamente, qui è stato velocizzato il video per cui sembra più violento il tipo di azione, e questo per evitare che si formino delle bolle sulla superficie che faranno diminuire l'efficacia della trappola. Una volta fatto questo, chiudiamo la nostra boccia con della pellicola per alimenti. Cerchiamo di chiuderla in maniera abbastanza ermetica. Possiamo anche sigillarla con un elastico oppure con dello scotch dove termina la pellicola, se siamo abbastanza precisi. Una volta fatto questo, foriamo la pellicola in diversi punti in modo da consentire l'entrata dei moscerini della frutta all'interno della nostra trappola. È importante che i buchi abbiano una dimensione maggiore del corpo dei moscerini. Non dobbiamo essere eccessivamente precisi, però i buchi non devono essere né troppo grandi né troppo piccoli. Fatto questo, la nostra trappola è pronta. Adesso, per testare l'efficacia della trappola, la mettiamo alla prova, perché nei giorni precedenti avevo creato un'altra trappola per moscerini che però non aveva lo scopo di eliminarli, bensì solamente di raccoglierli e contenerli. A questo punto liberiamo i moscerini e vediamo se vengono attratti dall'altra trappola e in quanto tempo. Ho fatto un cambio di inquadratura per vedere meglio l'accesso dei moscerini. Li facciamo uscire tutti dalla vecchia trappola e aspettiamo. Non è immediato perché ovviamente devono percepire l'odore. E come vedete, dopo qualche minuto il primo moscerino viene attirato dalla trappola e cade giù.
Il risultato dopo 2 settimane è che buona parte della miscela sarà evaporata, ma avremo catturato moltissimi moscerini della frutta. Come avete visto, in circa 2 settimane effettivamente la nostra esca ha funzionato e ha catturato un certo numero di moscerini, però è anche possibile osservare quanto ne sia evaporata, e questo perché ovviamente con l'esposizione al caldo il liquido contenuto all'interno, la nostra miscela contenuta all'interno del contenitore, tende ad evaporare. E quali sono però anche i componenti fondamentali che consentono la funzionalità di quest'esca? L'evaporazione stessa è una di queste, e per quanto riguarda i componenti, diciamo, che servono a crearla, l'aceto è quello che ha il ruolo fondamentale. Adesso li vedremo e spiegheremo perché. Fondamentalmente quest'esca tende a imitare la fermentazione della frutta, ed ecco perché i moscerini sono molto attratti da quest'esca. Infatti nella fermentazione della frutta uno dei composti che si può riscontrare è per l'appunto l'acido acetico, che è il costituente principale dell'aceto per l'appunto, e quindi evaporando, poiché tende ad evaporare molto facilmente, attira i moscerini. Infatti l'odore caratteristico dell'aceto è dato appunto da questa molecola. Viene preferito l'aceto di mele semplicemente perché ha un colorito più giallastro, che è un aspetto che attira molto i moscerini, il giallo nello specifico, e perché sembra essere più simile come odore di tipo della fermentazione, anche se è un dettaglio minimo che può fare la differenza, ma non è necessario, quindi si può utilizzare un qualunque tipo di aceto in realtà. Per quanto riguarda gli altri componenti, come lo zucchero per esempio, servono per aumentare l'efficacia dell'esca. Lo zucchero per l'appunto aumenta l'attrattività di quest'esca. Lo svelto invece aumenta lo svelto o un qualunque detersivo liquido per piatti aumenta invece la tensione superficiale che si ha sull'acqua, quindi il moscerino sulla miscela, un moscerino che entra all'interno dell'esca rimane bloccato sulla superficie di quest'esca e non riesce più ad uscire, quindi è quello che poi fa sì che la trappola abbia efficacia nel senso dell'eliminazione del moscerino e quindi del contenimento all'interno del barattolo. L'acqua calda serve per favorire l'evaporazione, diciamo, e la volatilizzazione dell'acido acetico, quindi della dispersione dell'odore della trappola. Io spero che questo video vi sia stato utile e anche che realizziate quest'esca troviate una reale efficacia in questo tipo di trappola, e che commentiate poi facendomi sapere come è andata a voi, insomma, come è andato a voi questo esperimento. Noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando continuate a seguirci sui nostri social e qui sul canale. Ciao a tutti!